Ciao a tutti, cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere qual è l'energia disponibile, diciamo per i prossimi 30-40 giorni, quindi anche per l'inizio di maggio. Poi sapete che ognuno avverte i movimenti energetici in base alla decade di nascita. Iniziamo subito con il segno del Cancro. Per quello che riguarda la decade di nascita, vi dico che potete guardare, vi anticipo un attimo per non troncare il discorso a metà. Potete guardare nella descrizione del video perché ho pubblicato una guida che spiega proprio come mettere insieme diversi oroscopi e un sacco di altre cose, tra cui le linee di tempo e come influenza la decade in cui siete nati. Poi per il resto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Nel caso poi non risuonasse proprio nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Trovate il video sotto nella descrizione che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione o nella sezione dei commenti, perché sto iniziando a pubblicare anche lì, trovate il link al corso gratuito base di tarocchi. Poi a maggio inizierà il corso intermedio che sarà dal vivo e anche lì trovate il video sotto nella descrizione. Per chi poi volesse abbonarsi al canale, perché adesso sono aperti anche gli abbonamenti, trova sempre il video nella descrizione che spiega di che cosa tratta la parte degli abbonamenti. Se poi mi volete contattare, anche lì trovate l'email, oppure lo vedete scritto lì sul qua. Ragazzi, iniziamo con un bellissimo mondo, un 10 di coppe, un fante di bastoni. Allora, questo mondo è il 7 di pentacoli. Questo mondo mi dà l'idea che parli di un viaggio, di uno spostamento o di qualche tipo di situazione che è arrivata a compimento, è arrivata a conclusione. C'è un nuovo capitolo che si apre. Quando arrivo al mondo normalmente sono cambiamenti o spostamenti, sempre un po' improvvisi, però positivi. Mm. C'è anche un 10 di coppe. Il 10 di coppe di nuovo è una carta di compimento anche questa, è una carta di compimento emotivo. Vi sento bene fondamentalmente, diciamo in questo periodo all'inizio del mese. C'è poi questo fante di bastoni che potrebbe essere una persona nuova che si affaccia, perché giustamente voi avete delle vibrazioni direi alte, perlomeno nella prima parte di aprile. Magari complice la famiglia, magari il gruppo di amici, magari appunto questo viaggio, questo spostamento, però sento che il clima è abbastanza sereno. Abbiamo poi anche il fante di bastoni, come vi dicevo, che potrebbe essere una persona, e il sette di pentacoli, che ci parla di una sorta di pazienza. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 3 di bastoni, ragazzi. E un 4 di spade. Sì, di nuovo una carta di viaggio. Allora, può essere che qualcuno decida o deciderà, se non avete già deciso, di fare ehm, per molti un viaggio in solitaria, da soli, perché il 4 di spade è proprio una carta di un po' isolamento, di ritiro, non necessariamente per tutti, perché comunque diciamo che è una carta che vi invita insieme al 3 di bastoni a fare un viaggio per voi, per ritemprarvi, per rigenerarvi, per cercare di nuovo l'entusiasmo all'interno di voi. Il 4 di spade è una carta che parla anche di un ritiro, magari in una anche clinica di riabilitazione alle volte, o può essere un posto dove per esempio si cura l'anima, quindi un centro olistico o cose di questo genere. E il 3 di bastoni, mi dice che probabilmente potrebbe esserci, la necessità di spostarsi, quindi di fare magari anche proprio un fine settimana fuori. Oppure per qualcuno fa riferimento alle vacanze di Pasqua. Fatemi sapere poi nei commenti.
c'è comunque una sorta di cambio momentaneo, mi verrebbe da dire, di residenza o di pernottamento, ecco. Guardate, se non è il viaggio, può essere un cambio di direzione, una nuova direzione più che un cambio. Sì, è un po' come se fosse la stessa cosa, no? Invece di andare di qui dove sono sempre andato non funziona, vado di là. Però è un nuovo inizio, perché quando c'è il mondo c'è il compimento, ma c'è anche un nuovo inizio. E magari verso mete più lontane. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Dieci di pentacoli al contrario. E asso di coppe. Ce l'ha. Allora, se per caso voi non siete in questa, diciamo, situazione scusate, in questa situazione idilliaca, come la vedo, ehm, può essere, allora, o perché da un certo punto di vista siete appagati emotivamente, ma manca una sorta di solidità, stabilità, economicità anche propria, però comunque ho questo asso di coppe che parla anche lui di nuovi inizi. È come se ci fosse una nuova armonia, due carte di compimento, una carta di inizio. C'è una nuova fase che si appresta e l'asso di coppe, ragazzi, è proprio l'innamoramento, l'amore. Datemi un'altra carta per il 10 di pentacoli. Mm. Per qualcuno la persona potrebbe essere già impegnata o in qualche modo c'è già qualche vincolo esistente con dei figli pregressi, una famiglia pregressa. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Non è così per tutti, eh. E che quel 10 di pentacoli al contrario mi dà un'idea di una non stabilità abitativa. E considerato che qui avete delle carte di spostamento, può anche essere che molti di voi siano in una fase di cambio personale, per cui non abbiano, diciamo, fissa dimora o stiano comunque cercando di, sì, di traslocare, di spostarsi, ma che questo comunque li renda appagati da un punto di vista emotivo e appunto grazie a questo cambio c'è la possibilità di far iniziare questo nuovo amore. Fante di bastoni è spiegato dal 3 di spade e dal 4 di pentacoli. Ragazzi, qualcuno potrebbe struggersi un po' il cuore per questo fante di bastoni. C'è un 4 di pentacoli, quindi probabilmente avete dell'attaccamento nei confronti di questa persona. O vi siete attaccati, vi state attaccando, perché qui avete il 3 di spade e qui avete il 4 di spade, a qualche cosa che insomma magari state cercando di guarire. In realtà con queste carte vi sento molto bene. Può essere che l'incontro con questo fante di bastoni vi faccia vibrare delle vostre ferite interne. Datemi un'altra carta per il 3 di spade. 2 di bastoni. E per il 4 di pentacoli? Asso di spade al contrario. Probabilmente qui c'è qualche cosa che non è stato detto. 5 di spade al contrario e asso di spade al contrario. Può essere, ragazzi, che veniate a scoprire in un secondo momento che appunto questa persona magari ha già una situazione dalla quale si sta sganciando, non è ancora riuscita a sganciarsi definitivamente e che questo a fine aprile vi possa un po' destabilizzare, no? È un po' quella cosa che uno si attacca al dito di non averlo detto. Anche perché così la visione rispetto al futuro che si potrebbe avere con questa persona, io credo che cambi, potrebbe cambiare. Se all'inizio del mese potrebbe sembrare tutto idilliaco, paradisiaco, diciamo che da metà mese in poi, dal 20 in poi così, 25, potrebbero esserci delle sorprese. Andiamo a vedere questi 7 di pentacoli.
2 di coppe al contrario, interessante, e re di spade. Allora, io ho la sensazione che le carte vi vogliano dire di pazientare e di osservare. Tenete presente che avete il re di spade, una persona determinata, dovete mettere dei paletti e non scendere a compromessi con nessuno. È un po' come se vi dicessero cercate di vedere come si muovono le acque e in base a quello poi fate le vostre scelte, le vostre decisioni, ma senza scendere a compromessi né con voi stessi né con l'altra persona, cioè fino a quando voi non siete sicuri delle intenzioni di questo fante di bastoni, non scendete a compromessi, non iniziate a parlare come se foste una coppia. Cioè, se l'altra persona comincia a usare il noi invece del io e te, voi rimarcate io e te, perché quello è un modo sottile di farvi entrare in testa l'idea che c'è già un noi, ok? Invece è ben importante che voi capiate che voi stessi non sapete ancora se infilarvi in questa relazione o no, e quindi è meglio che lo sappia anche l'altra persona. Questo mettetelo ben chiaro. Andiamo a vedere un consiglio da parte degli angeli del cuore. Mm, passione, permetti a cuore e anima di cantare con gioia. In effetti, il fante di bastoni è un fuoco, è passionale, è un po' la carta associata alle tentazioni della carne, se vogliamo. Quindi passione io direi che ce n'è, ma per passione non si intende solo quella fisica, quella diciamo del secondo chakra, si intende anche la passione dell'amore, la passione del cuore, la passione anche che uno mette quando magari si arrabbia, no? Quindi ci sono quelle persone che sono passionevoli, appassionate, forse è meglio, sia nel bene che nel male. Cari amici del cancro, io spero che la lettura vi sia stata utile. Potete mettere like per farmelo sapere, potete iscrivervi, condividere, commentare, abbonarvi, veramente. Ogni tipo di supporto è super importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti anche agli amici dello Scorpione. Anche per voi andiamo a vedere quale energia è disponibile nel cielo di aprile. Nel cielo, nell'universo. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se non risuona proprio nulla, o se volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito base di Tarocchi, il link al nuovo corso di livello intermedio di maggio, il link all'abbonamento del canale, trovate il mio indirizzo email, insomma curiosate o nella descrizione o nella sezione dei commenti. Allora abbiamo l'eremita, il fante di pentacoli, 7 di spade e 7 di coppe. Scorpione. L'eremita è una carta che mi dice che in qualche modo state cercando o voi il vostro spazio e quindi vi isolate, oppure in questo momento probabilmente vi sentite un po' isolati, vi sentite un po' soli. C'è comunque un fante di pentacoli che è una persona giovane, giovanile, insomma, che si affaccia, si potrebbe affacciare, diciamo, in questa prima parte del periodo. Quello che mi fa rimanere un po' perplessa sono questi due sette, 7 di spade e 7 di coppe, perché sono sempre carte un po' ambigue. Andiamo a vedere di spiegare ogni singola carta. Andiamo a vedere con l'eremita. Due volte l'eremita, carro e regina di bastoni al contrario. Allora, considerato che c'è il carro, si potrebbe trattare di un viaggio. In questo periodo il viaggio mi è venuto fuori tantissimo, a tutti i segni, devo dire. Può essere che per qualcuno sia proprio un viaggio da soli, che vi possa capire come maneggiare meglio certe situazioni,
o voi stessi, o come se ho come la sensazione che ci sia qualche cosa per quello che riguarda il modo in cui voi vi ponete agli altri. È come un dover acquisire sicurezza in voi stessi e cercare di capire come fare questa sorta di viaggio introspettivo di cui ci parla l'eremita. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Regina di Coppe al contrario, 7 di bastoni, 9 di spade. Vi vedo un po' confusi, amici dello Scorpione, e diciamo che forse questo periodo di isolamento profondo è un po' troppo profondo, è un po' troppo solitario, ho come la sensazione che vi stia portando un po' giù, perché comunque c'è questo 9 di spade che è il rimuginare, i continui pensieri del passato, siete comunque sulla difensiva e avete con la Regina di Coppe questo sali-scendi emotivo, ehm, insomma, degno di un segno d'acqua, direi. Andiamo a vedere il 7 di spade. Scusate, ho come la sensazione che se questo fante di pentacoli si dovesse affacciare o comunque volesse provare a creare una comunicazione con voi, diciamo che vedendovi così, insomma, fate voi, avete un 7 di bastoni e un 9 di spade, siete sulla difensiva, ehm, presi male, mi viene da dire, anche un po' acidelli, mi hanno detto acidi. Io ve l'ho addolcita, vi ho detto acidelli. Però sì, ho come questa sensazione di respingenza, di ok, come se in questo momento voi siete respingenti a queste nuove energie. Però ecco, interessante, la morte con il 7 di spade, è come se vi dicessero di smetterla con certi atteggiamenti, con certe bugie, con certe proiezioni. La morte è sempre qualche cosa che arriva per tagliare, per lasciare indietro quello che non serve più, quello che ci è servito per crescere fino ad adesso, che probabilmente io dico a qualcuno ha segnato davvero nel profondo, però ho come questa sensazione, ragazzi, che dobbiate un po' tagliare le proiezioni che avete immagazzinato quando eravate bambini. È come se aveste un'idea sfalsata, non so come si dica, di indipendenza o di amor proprio. E quindi questo momento di introspezione, secondo me, vi serve per andare a fondo e capire che cosa in realtà, togliervi le maschere da soli. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Mm. Abbiamo la carta della forza, l'asso di pentacoli e il 9 di coppe. Io direi che state valutando, valuterete da che parte andare, dove poter migliorare, dove poter fare dei movimenti concreti, perché adesso ancora, diciamo, le cose sono un po' in aria. Perché qui voi avete 2 9, 9 di pentacoli e 9 di coppe. Fondamentalmente ho come la sensazione che voi stiate un po' bene nel vostro stato di eremita, un po' diciamo anche in protezione, mi verrebbe da dire. E quindi è chiaro che se si avvicina questo fante di pentacoli, ragazzi, non gli state facilitando le cose. Mm, siete un po' voi che avete bisogno prima forse di pulire per riuscire a rendervi conto di quali sono le reali possibilità e di quali invece sono le illusioni che vi siete create all'interno o intorno a una relazione. Comunque poi terminiamo con il 9 di coppe. Alla fine il 9 di coppe è anche una carta di sogno compiuto. Quindi si tratta semplicemente di darvi anche la possibilità di immaginare altri tipi di possibilità, di risultati. Ricordate che noi concretizziamo quello che visualizziamo. Se noi vediamo davanti a noi, ci facciamo il film del, non lo so, della passeggiata con quella persona,
a furia di pensarlo, quel pensiero continua a prendere energia e inizia a diventare denso, fino a quando poi la cosa si avvera. Succede anche per le cose negative così, eh. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Abbiamo, pensa con ottimismo alla tua vita amorosa, pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. È quello che vi dico, guardate come state. Cioè, vi sento molto porcospino a livello di campo energetico. Spero che sia chiaro. Scusate le mie metafore un po' colorate. Ok. E poi ecco, vedete, abbiamo flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri, non questa qui. Sì, e sento che avete un po' bisogno di togliere un po' di durezza, di pensieri. Mm? Perché la carta dell'eremita è una carta che si autoesamina moltissimo. È una persona rigorosa, è una persona che cerca il dettaglio, ma soprattutto è una persona che guarda sempre al passato. È sempre in analisi ed in introspezione nei confronti del passato. Qui l'invito è di muoversi, ok? Va bene, amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un like, con una condivisione nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dei pesci. Anche per voi vediamo qual è l'energia disponibile da parte dell'universo per i prossimi 30-40 giorni. Ragazzi, come vi ricordo sempre, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, spiega le decadi, le linee di tempo, è molto interessante. C'è anche un link al corso base gratuito di Tarocchi, c'è un altro link al video del corso intermedio che parte a maggio 2023. E che manca? Gli abbonamenti, c'è il video che vi spiega perché abbonarvi al canale e trovate anche il mio indirizzo email. Insomma, curiosate che qualche cosa di interessante lo trovate. Allora, ragazzi, iniziamo con il 9 di spade, regina di spade, papa e 8 di spade, cioè spade, spade, spade. Tanta mente, devo dire. Tanta mente. Allora, il 9 di spade è una carta che in realtà indica una sofferenza ancora presente, ma più un atteggiamento di, come vi posso dire, come se fosse qualcuno che vive ancora nel passato, vive ancora in quello che è stato l'incubo che ha vissuto. Probabilmente arrivate da un periodo un po' impegnativo, un po' pesante, ecco. La regina di spade potrebbe essere una persona qui, perché qui ci sono diverse persone, devo dire, perché c'è un re di spade, il papa, il cavaliere di pentacoli e la regina di coppe, quindi potenzialmente ho come la sensazione che potrebbe essere una persona di interesse che potrebbe arrivare, come no? Andiamo a vederlo poi dopo meglio. Tanto lo sapete che comunque è un'energia quella che esprime la carta, non definisce il sesso necessariamente, ok? Però ho come la sensazione che ci sia come questa persona, questa regina di spade, perché la regina di spade è sempre un'energia un po' tagliente, un po' così, però vabbè, non vado a vederlo dopo. Papa e 8 di spade. Qui c'è qualche cosa inerente o a dei doveri familiari o a qualche tipo di questione legata al gruppo dove vivete, alla società dove vivete, che ho come la sensazione che vi faccia sentire legati, vi faccia sentire intrappolati e voi non vi rendiate conto di queste due energie che stanno entrando. Andiamo a vedere carta per carta, poi vediamo che piega prende la lettura. Due di bastoni al contrario, re di coppe, il matto.
6 di coppe, re di spade. Allora, questo 9 di spade credo che faccia riferimento ad una relazione vecchia, di lunga data, perché abbiamo un 6 di coppe, quindi o è una relazione, cioè vecchia nel senso che non è più attuale, o è vecchia nel senso che è una relazione di tanto tempo fa, ehm, dove magari avete anche perso i contatti con la persona, però vi ha comunque creato una sorta di dolore, parecchio forte, direi che quasi vi... Ho come la sensazione che vi abbia bloccato per un po'. E diversamente, ragazzi, ci sono due re anche qui, quindi qualcuno potrebbe disperarsi semplicemente perché un re è del passato e un re è nuovo. E quindi, visto che magari, perché tra l'altro c'è anche il 2 di bastoni, che è proprio la carta dell'indecisione. Interessante. E una delle due storie, suppongo, una delle due conoscenze, ok? Perché si suppone che siate single, quindi che proprio storie e relazioni, insomma, in piedi non ce ne siano. Quindi ognuna delle due conoscenze, diciamo così, anzi scusate, con una delle due c'è molta più affinità a livello di mente, a livello di magari anche valori. Andiamo a vedere la regina di spade. Regina di spade, asso di bastoni al contrario, 2 di pentacoli e temperanza. Ho la sensazione che sia una presa di posizione. Allora, qui ci sono due re, qui c'è una regina che si ripete, quindi ho l'idea è veramente che qui non sappiate chi scegliere, o se scegliere tra il vecchio e il nuovo, diciamo così, ehm, a livello di approfondire la relazione, però qui ho fermamente la sensazione che abbiate stabilito delle regole rigide, ferree, tipo sono guarita dai cicli karmici, dai cicli che si ripetono continuamente e che vanno sempre su e giù. Non ho intenzione di muovermi dalla posizione che ho preso. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un 9 di pentacoli e il 2 di spade. Sì, probabilmente per qualcuno si tratta di decidere se ufficializzare la cosa o no. Datemi un'altra carta per il 9 di pentacoli. Mm. Ragazzi, c'è qualche cosa legato a questo Papa che non vi fa sentire autonomi e normalmente il Papa fa riferimento alle tradizioni, alla società, all'ambiente circostante, alla famiglia, a quello che sarebbe riconosciuto, diciamo, o ben accettato dalla società. È come se qui ci fosse qualche cosa, che vi impedisce non lo so, di scegliere, di fare una scelta, vi impedisce di muovervi. Qui sembra quasi che sia una vostra presa di posizione, qui è come se ci fosse un condizionamento dall'esterno. E vi dirò di più, per molte persone può essere una questione religiosa, cioè è come se ci fosse qualche forma pensiero legata alla religione che vi impedisca di sentirvi liberi, di sentirvi indipendenti. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un 6 di spade, ruota della fortuna al contrario, cavaliere regina, ancora una per la regina, eccola qua.
4 di coppe. Sì, ho come la sensazione che se ci sono queste due energie, questi due movimenti, il vecchio e il nuovo, adesso poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, però qui è come se avesse la sensazione di non poter... Qui è un po' il cosa penserebbero gli altri? Una cosa di questo genere. O come faccio a cavarmela magari da sola o da solo? O come faccio a capire chi dei due potrebbe essere la persona ideale per me? Come faccio insomma a vederci chiaro? Perché qui comunque con l'otto di spade c'è tanta pesantezza mentale e il 6 di spade mi dice che ci sono dei condizionamenti che avete acquisito durante l'infanzia che vi fanno rimanere negli stessi cicli, mentre voi qui avete bisogno di guarire. Ma in realtà il lavoro sento che lo state già facendo, però c'è probabilmente qualche tipo di questione legata o alla regina di coppe o al cavaliere di bastoni che non vi è chiaro, che non vedete ancora, che è ancora da guarire. Ragazzi, figure che si avvicinano ce ne sono una marea. Secondo me veramente avrete l'imbarazzo della scelta. Il punto qual è? È che non vedo ci sia qualcuno in particolare che vi faccia vibrare, perché comunque anche voi siete in questa fase un po' costrittiva. Quindi diventa anche difficile magari riuscire ad accorgersi del mondo esterno. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli, vediamo che cosa hanno da dirvi. Allora, conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. Sì, si tratta un po' di togliersi la maschera certe volte. Adesso qui, ah sì, maschere ce n'è, guardate qua, 7 di spade. Quindi sì, quello che vi consigliano le carte fondamentalmente è di parlare a cuore aperto, di essere onesti l'uno con l'altra su quelle che potrebbero essere le vostre paure, i vostri timori, insomma. Bene. In realtà si sono girate altre tre carte, ma sono un po' lunghe da commentare, ve le leggo brevemente. Vale la pena di aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Riconciliazione, una persona del passato sta tornando nella tua vita, ve lo metto qua vicino al 6 di coppe. Attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Ecco, questo ve lo metto qui perché con questa regina di spade vi sento abbastanza gelidi, nella testa, nei calcoli. Più gelidi ma in senso di protezione, non gelidi nel senso che non proviate più niente, ok? Va bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!